Guarda, alza gli occhi, guarda dove ti porto, in Brasile, nella patria dei perizomi. Questo è parlare. Adesso io vedo mezzi agricoli per il momento, ma d'altronde siamo nel fertile sul animais. Quando arriveremo alla playa, là sì che c'è fertilità, quella sì. Là sì che mi manderebbe a Versailles. Ricordo una delle prime frasi che abbiamo imparato in portoghese: o lece fica de fora, quasi che me lottato sull'avambraccio. Però per chi ora userà parole poco carine nei miei confronti, ma che ci sei andata a fare, ma resta a casa. E anche per tutti quelli che riprendono Francesco quando mi chiama con un nome comune di animale, rosa, col naso abbastanza pronunciato e due forellini. Ragazzi, si scherza, cioè un fondo di verità c'è sempre, ma si scherza. I cieli infiniti del Sud America. E dopo 130 km siamo arrivati vicino a Passo Fundo. Guardate lo skyline sullo sfondo, vedo un distributore. Se hanno uno spazio dove poter prendere qualcosa da mangiare, magari ci fermiamo anche per mettere il chip. Qua addirittura concessionario Yamaha e dall'altra parte della rotonda ovviamente concorrenti Honda. Proviamo ad andare qua. E dopo mezz'ora che proviamo ad attivare la SIM ovviamente non ce l'abbiamo fatta perché ci chiede il codice fiscale di un residente brasiliano, quindi non sappiamo come poter fare. Adesso riprendiamo la strada, ma c'è un altro problema perché attivando il wifi mi dice che in un punto possiamo trovare delle inondazioni. Vamos! Tra le due opzioni per arrivare a destinazione avevamo una strada a scorrimento veloce, una strada che attraversa una zona abbastanza verde e collinare, quindi sali e scendi continui, ma soprattutto finalmente tantissime curve. In teoria si dovrebbe iniziare anche a salire. Lo sappiamo benissimo che voi in Italia avete freddo, ma noi iniziamo ad avere quasi troppo caldo. Siamo abbastanza certi di essere giunti nella Serra Gaúcha e di avvicinarci alla famosa zona vinicola del sud del Brasile. Il panorama in fondo inizia a cambiare, sembra un po' quasi di essere nelle Marche. Ce lo aspettavamo, ma qua i cambiamenti sono molto lenti, le distanze sono infinite. Prime curve dopo quasi 1700 km dal giro che abbiamo fatto. Ho razzato il trip e 1700 km avremmo fatto una decina di curve, dai, esageriamo. Ci siamo appena lasciati sulla destra Nova Bassano, che aveva un cartello alla sua entrata gemellato giustamente con Bassano del Grappa. Iniziano a farsi evidenti le impronte dell'immigrazione italiana in questa zona del sud del Brasile e vi mostreremo anche il perché questa zona è diventata grande e magari lo diventerà ancora di più in futuro, perché questi immigrati italiani una volta arrivati hanno ripreso un'attività tipica proprio del Veneto. Per tutti gli amici di Bassano del Grappa ve la mostriamo. Ma guardate con 10 minuti com'è cambiata la luminosità. Siamo saliti di quota e come sempre succede il tempo peggiora. Mentre continua la monopolizzazione di cognomi italiani sulle insegne delle aziende che stiamo incontrando. C'è un benessere infatti palpabile e questo è dovuto tra le altre attività, come vi parleremo, anche alla produzione vinicola della zona in netta espansione. Una cosa che invece io ho notato è che il manto stradale da 20 km a questa parte è migliorato tantissimo. Ora facciamo un test perché dopo dopo aver attivato il wifi Google mi diceva che in fondo il ponte era chiuso, quindi la strada era impraticabile. Nel frattempo ragazzi, guardate che spettacolo da questa parte, il fiume che scorre e che ha scavato il canyon. Ora inizio a capire i diversi motociclisti incontrati poco fa. Questa è una pista, non è una strada. Asfalto nuovo, bellissimo il panorama. La temperatura si sta da Dio. Sì, la temperatura è scesa di molto e per fortuna aggiungiamo.
Ora però speriamo che il ponte in fondo sia aperto, perché sennò bisogna tornare indietro e fare forse anche 50-60 km in più per arrivare a destinazione. Speriamo di no, però stiamo incrociando qualcuno, quindi evidentemente non ci sono grandi chiusure, o perlomeno non complete. Intanto ortensie a non finire. Dopo 2 giorni di cammino finalmente iniziamo a vedere un Brasile che ci incuriosisce e che ci piace molto di più. C'è comunque foschia, quindi non è una bellissima serata. Però abbiamo visto che da queste parti praticamente tutti i giorni un po' piove, un po' esce il sole, meteo molto variabile. Comunque se in fondo il ponte è chiuso, alla fine è andata bene comunque, perché è stato piacevole fare questo tratto di strada. Ci sono dei cartelli come ad indicare lavori in corso, quindi secondo me Google non era aggiornato. Qui c'era il semaforo, oggi è sabato sera, quindi qua in Sud America rigorosamente non si trapaga. Forse qua era il punto che stavano facendo i lavori di chiusura, però Google mi dava proprio il ponte che era chiuso. Strada da percorrere in moto pazzesca veramente. Eccolo, quello là dovrebbe essere il ponte chiuso. Cioè, sa, una vegetazione qua mai vista. Sì, per noi è abbastanza ingiudicabile, perché si mescolano piante dall'aspetto che possiamo conoscere a piante più tropicali, addirittura a palme di crescita spontanea. Quindi è evidente che la fascia climatica non sia uguale a quella italiana. Facciamo i dovuti scongiuri. Attenzione. Dai che si passa. Dai che si passa, quindi abbiamo fatto bene a provarci e non dar retta a Google. Eccolo il ponte. Ora andiamo a passare sopra il ponte crolla. Noi pensavamo alle alluvioni che ci sono stati i giorni scorsi. Pensavamo magari a un fiume in piena. E stamattina ci siamo svegliati con gli aggiornamenti di allagamenti, piogge e vento molto forte nello stato di Sao Paulo, però è più a nord di qua. Quindi quella brasiliana è tuttora una zona da monitorare a livello climatico. Comunque tra qua sotto e sopra ci saranno minimo 6-7 gradi di differenza. Ora è quasi caldo. Senza quasi, è molto caldo e molto umido, ma quello che ci circonda lo vedete senza che ve ne parliamo. Le liane, giungla. Se ci fosse il sole sarebbe bellissimo qua. Noi siamo quasi arrivati perché 23 km a destinazione. Ancora si sale. Addirittura il sole ci ha voluto omaggiare della sua presenza quasi all'arrivo. Garibaldi, che avete visto scritto sul cartello, è una cittadina che si trova poco lontano da Bento, nella quale passeremo una volta ripartiti. Ed ora lo possiamo dire, benvindos A Bento Gonçalves. qua a destra. Il sole contro, non vedo una mazza. Strada
strada mattonata. Quindi entriamo a Corridonia, tutte le strade portano a Corridonia. È facile finirci. Questa volta abbiamo preso un appartamentino in centro perché abbiamo assolutamente bisogno di una lavatrice. Siamo diventati due animali. Lo sapete ormai, gli animali quelli rosa, quelli di cui vi parliamo spesso. Qui pendenza pazzesca. Mamma mia, discesona. Oddio, è pazzesco. Penso di non averla mai percorsa una discesa così. Sicuramente non si percepisce dalla camera, ma è veramente ripida. C'è una discesona a Corridonia, si chiama Lugabottu, però non è proprio così. Andare a sinistra, dovrebbe essere uno di questi palazzoni. È un susseguirsi di colline. Cioè di colline, di salite e di discese. Eh sì, quindi una volta c'erano tutte colline. Noi dobbiamo uscire a piedi, quindi è perfetto per il lato B. Claro. Mi dice che siamo arrivati. Questo ha rubato un radiatore, non so per quale mezzo. Spettacolare. Tienes bebidas, tem pizza italiana e tienes vinho Catamenca. Vino? Muy Precisa lavar roupa? Já que achar. Qualquer coisa me escreve no WhatsApp che io traduco in italiano. Sì. Alla fine ce l'abbiamo fatta, una giornata abbastanza impegnativa perché i chilometri sono stati tanti. Qualcuno di voi sicuramente penserà e dirà: ma perché avete fatto tutta questa strada? Cioè, avete tanto tempo, perché non dividere in tappe più piccole? Perché come avete visto le distanze sono infinite e volevamo toglierci un po' questa parte del Brasile che è enorme ma al tempo stesso un po' tutta uguale. Quindi da qui in poi dovremmo iniziare a vedere un Brasile differente, un Brasile poco conosciuto ma soprattutto affascinante sotto il punto di vista della vegetazione, delle strade, eccetera eccetera. Sarà ancora con gli occhiali da sole? Sì, che sono anche da vista, per questo non li tolgo, e anche dal punto di vista gastronomico e enologico, quindi vi porteremo con noi anche in questo viaggio. Dobbiamo mettere a lavare tutta la roba, tutto il nostro abbigliamento. Sono circa 30 giorni dalla partenza, sembrano pochi ma non abbiamo tantissimi cambi, non possiamo portarci dietro un armadio, quindi domani con calma si torna un po' alla normalità. Adesso però vai a cucinare. Sì, adesso andiamo a cucinare. Kelly, che è la proprietaria, ci ha lasciato anche delle bottiglie di vino, chiaramente hanno un prezzo, e questa sera ce le apriremo, magari una ce l'apriremo anche in vostra compagnia. Adesso vi salutiamo, andiamo un attimo a perlustrare, andiamo a fare la spesa. Non ve l'abbiamo fatto vedere perché arrivare qua non è stato semplicissimo, ma abbiamo un supermercato proprio qua di fronte. Secondo me Sara La Tappi si sta abituando troppo bene, questa vita la sta mettendo poco sotto stress, quindi dobbiamo alzare l'asticella, ci penserò io. Ciao ragazzi. Oggi iniziamo con una strada sterrata, sperduta nelle campagne brasiliane. Che a questo punto non sarà Ripio ma Ripião. No, non è vero, non sono sicura si dica così. Buongiorno a tutti. Vi stiamo portando in una bellezza di Rio Grande do Sul, che è un insieme di strade con verdi colline, cascate e una serie infinita di vigneti. Ah, dimenticavo, anche una serie infinita di nomi italiani, soprattutto del nord, che si vedono nelle aziende, nei ristoranti, ma ve lo andremo a raccontare con calma. Oramai ci conoscete, questi posti sperduti ci piacciono tantissimo, anche perché l'esperienza ci insegna che la strada più è piccola e più il luogo sarà interessante. Poi con il sole è quasi impossibile trovarlo in questi giorni. 4 km all'arrivo e inizia uno sterratino, luogo un po' più croccante. Che spettacolo! Il verde che ci circonda è un indizio del fatto che comunque la pioggia qui è molto frequente. Pendenze importanti, anche se dalla camera con il grandangolo non riuscite a percepire, però vi dovete fidare.
Considerate che questa è la stagione di inizio dell'estate. Per loro significa anche pioggia. La strada sembra asfaltata da pochissimo, secondo me là ci fanno le cerimonie. Cioè ragazzi, ma questo posto è spettacolare. Guardate le vigne, ma è bellissimo. È molto curato e ha un'impronta prettamente europea a nostro parere. Però ci sono tantissime piante di araucaria. Non possiamo dimenticarci che siamo nella zona dei maggiori e più importanti vigneti brasiliani, vicinissimi alla Valle dos Vinhedos, che si trova proprio qui di fianco, Dove più tardi andremo. vicinissimi a Pinto Bandeira, dove in realtà si producono eccellenti spumanti perché il terreno lo permette. Finalmente, dopo quasi 2000 km da Montevideo, iniziamo a vedere qualcosa di veramente wow. Questa strada la reputo quasi rilassante. La vegetazione si mescola a palme e questo rende tutto il più unico possibile. Case bellissime, prati curati, perri, Ferro. cioè Caciorro si voleva suicidare, però noi abbiamo salvato. Parco del Salto Ventoso, in teoria siamo arrivati. Non so se bisogna parcheggiare qua fuori. Adulto 20 real, entrata veicolo, si può penso entrare. Andiamo a chiedere. Olá, bom dia. Bom dia. 2 pessoas. 2 adultos vai ficar 40. Obrigada. Bom passeio. Dovremmo parcheggiare vicino ad un'altra moto, che è il parcheggio destinato appunto alle moto. No, una Tenere ragazzi. Siamo qua. Tenerona parcheggiata di fianco alla sorella maggiore, non per cilindrata ma per anzianità. Ottima moto per girare il mondo, anche se quella là in fondo è meglio. I nostri amici Caciorro, ma ora vamos. Qua avete il ristorante, mentre dall'altra parte troviamo l'ingresso. Noi andiamo a destra verso la cascata. Il nostro cavallo da Soma fa l'andatura. Come potete sentire, tantissimi uccelli ci fanno compagnia lungo il sentiero e addirittura potete fare anche una piccola escursione con i quad. Il sentiero dovrebbe essere corto e mattonato, come potete vedere. Sì, perché quello che stiamo attraversando è un parco che è stato scoperto dagli immigrati e quindi dagli europei solo nel 1868. Tra l'altro per un fatto spiacevole, stavano cercando un immigrato, un europeo, che era stato rapito dagli indios del posto. Natura rigogliosa, pazzesco, per non parlare delle infinite e immense ortensie. Bellissimo! Lungo il sentiero siamo circondati, praticamente una parete di ortensie. Suocera, guarda e impara. Sono in realtà il simbolo di questa zona, in particolare in questo colore che tra il viola e il celeste. Questo parco è così curato perché è stato per tantissimi anni un parco privato, poi pubblico, poi di nuovo privato, fino al 2016, quando la famiglia Werner e il municipio di Farroupilha hanno creato una partnership per la cura e per il turismo nella zona. Ma ora, come potete sentire dal rumore, iniziamo l'enorme discesa verso la cascata, che in teoria si dovrebbe già intravedere. Eccola là in fondo ragazzi, è un piccolo sogno, un piccolo paradiso terrestre. Non so se già riuscite ad intravedere la cascata dietro alle foglie. Sentite il rumore, ma addirittura abbiamo una passerella che passa dietro. Con i raggi del sole, guardate che meraviglia! Questa è la passerella e ora andiamo dietro alla cascata. Cioè, con i raggi del sole sembra quasi un miracolo della natura. Continua in fondo. Ora siamo dietro e sicuramente dall'obiettivo vedrete tutti gli schizzi. Pazzesco! Pazzesco! La felicità! La meraviglia che abbiamo davanti
è una cascata alta 56 metri che sovrasta una grotta lunga 200 metri e alta 25. È facile capire che questo posto non è rimasto indifferente al cinema. In effetti la scena del bacio di O Quadrilho, un film brasiliano candidato all'Oscar nel 1996, è stata girata proprio qui sotto. Il film, come spiega questo pannello informativo, narra di una famiglia di immigrati italiani e delle storie d'amore intrecciate che si sviluppano all'interno. Ora torniamo dalla moto in fretta e furia perché dobbiamo portarvi in un altro posto pazzesco! Non che questo non sia stato pazzesco, ma dove andiamo andremo anche a degustare, il che non guasta mai, soprattutto dopo una camminata in salita con la tuta alla moto. Ma riprendiamo Sara che qua la salita è dura, però trovare questo meteo con il sole che va e viene, temperatura intorno ai 25 gradi, una botta di culo super. Ogni tanto ci vuole anche questo. Lungo la salita trovate anche delle panchine ovviamente per riposare e se avete la nostra stessa età ne avrete assolutamente bisogno. Ma Sara sale imperterrita, posto surreale, veramente bellissimo, immerso nella natura, non si può chiedere nulla di più. Comunque ci sono ulteriori sentieri da percorrere lungo il parco. Tornate al ristorante, ora prendiamo i caschi perché li abbiamo lasciati qua in reception e se volete vi fanno lasciare anche i completi da moto. Nel nostro caso ovviamente la giacca, non è che si può andare senza pantaloni, cioè, capito? Senza casco vuoi andare? Dobbiamo pagare. Grazie. Obrigado. Torniamo dalla Tenerona perché abbiamo circa 30 km, 40 minuti per portarvi in un altro posto che spero vi piaccia. La Tenerona ha salutato la sua sorella maggiore, ovviamente gli ha fatto molti complimenti, ma gli ha anche detto: mi dispiace, ma io sono meglio di te. Sempre farsi complimenti da soli, sempre! Ora a tutta velocità perché come sempre siamo al limite, tra fare foto, video e quant'altro è sempre complicato, sempre tanto ragazzi. Però noi cerchiamo di fare il nostro meglio, anche perché è il nostro lavoro, quindi non possiamo lamentarci e non dobbiamo lamentarci. Rifacciamo il pezzettino a ritroso, questa volta in salita. E tornati sull'asfalto. Ora di arrivo mezzogiorno e 27, noi abbiamo l'appuntamento a mezzogiorno e 30, ma già abbiamo recuperato 5 minuti. Sui dossi rallentiamo altrimenti spacchiamo todo. Ok, piano che c'è un po' di brecciolino, sempre dritti. Madonna. Insegna Pechegna Garibaldi, tanto per essere sicuri di essere arrivati. Ma perché Garibaldi, Valle dei Vigneti, nomi italiani? Perché a metà dell'Ottocento politicamente venne attuata una politica di colonizzazione agricola rivolta proprio ad attrarre contadini europei in questa zona, che avendo colline boschive era poco adatta alle grandi piantagioni del nord-est brasiliano. Così arrivarono tantissimi immigrati, soprattutto dalle regioni italiane del Veneto e del Trentino, e arrivati in questa zona piantarono vigneti i cui frutti di degna nota si iniziano a vedere proprio oggi. Comunque rallentiamo un po' perché qua il limite dovrebbe essere di 60/80 e ho visto un paio di autovelox. Nel 2023 questa zona brasiliana è rientrata al 13° posto tra la produzione vinicola mondiale. Ma io sono come San Tommaso, finché non vedo non credo. Chiaramente in questa classifica l'Italia, la Francia e la Spagna la fanno ancora da padrone. Forse il ritorno è proprio questo, che loro fanno questa manovra per poter tornare indietro. Stiamo imparando, poi si gira qua e ci si rimette nella BR 470 Vale do Vinhedos. Questa è una via praticamente dove solo l'odore ti ubriaca.
La via qua è stretta, quindi andiamo piano, facciamo attenzione. Curva a 360 gradi, 180 ovviamente, altrimenti saremmo ritornati indietro. Altra curva a 180 in discesa con asfalto abbastanza viscido. Ok, ce l'abbiamo fatta. 2,7 km, 6 minuti all'arrivo. Abbiamo recuperato 10 minuti, addirittura diventa un po' sterrata. Ecco perché mi diceva Google che ci voleva più tempo. Qui facciamo attenzione che non possiamo andare contromano, È il caso di rientrare. però possiamo approfittare ora che si vede. E comunque il fatto che sia mattonata, leggermente sterrata, secondo me è ancora più interessante il luogo di arrivo. Quella dove vi stiamo portando oggi si chiama Casa Valduga, storica da queste parti a livello di produzione vinicola. Si tratta di discendenti da immigrati italiani provenienti da Rovereto, il cui capostipite arrivò qua nel 1875. Io tante volte mi chiedo, ma pensate nel 1875 ad attraversare l'Atlantico? Con l'incertezza di quello che avresti trovato Ma soprattutto con tempi biblici. e con la certezza di non poter tornare indietro. Pensate anche partire da Rovereto, quindi Trentino, probabilmente arrivare fino a Genova. Un viaggio nel viaggio. Qua abbiamo anche il camion della spazzatura. Che fortuna! Dai, 20 secondi persi. Città del vino, scritto in italiano, Capanna del Vale, ragazzi, siamo in Italia. Ma dove vi portiamo? Dove vi portiamo? La Valle dos Vignedos viene descritta come un piccolo angolo di Toscana. Cioè, qua ragazzi, di grano ce n'è tantissimo, perché anche il mattonato è tornato bello. Ore di arrivo mezzogiorno e 22, cioè ragazzi, pazzesca Tenerona, pazzesca. Dovrebbe essere questa. Casa Valduga desde 1875. Entriamo tutti insieme. Andiamo a vedere qua in fondo.